Un adulto su 10 nel mondo ha il diabete di tipo 2 e la situazione sta peggiorando rapidamente. Entro il 2050 potremmo arrivare a oltre 1,3 miliardi di persone diabetiche, un numero spaventoso, più del doppio rispetto ai numeri di oggi. Ma la cosa peggiore è che molti convivono per anni con questo problema senza nemmeno rendersene conto, scoprendo la verità solo quando il danno è già fatto. In questo video vedremo esattamente quali segnali non devi ignorare, cosa comporta vivere con il diabete e soprattutto cosa possiamo fare concretamente per non far parte di queste statistiche. Premessa fondamentale prima di iniziare. In questo video parliamo di diabete di tipo 2, ovvero del diabete degli adulti, quello legato all'obesità, alla sedentarietà e quindi allo stile di vita scorretto. Non parliamo invece del diabete di tipo 1, quello per semplificare dei giovani. Il video è più lungo del solito perché voglio approfondire in maniera esaustiva alcuni aspetti e soprattutto perché voglio condividere con voi alcune riflessioni. Per cui nella barra di scorrimento troverai i marcatori di capitolo e quindi potrai andare nella sezione che ti interessa di più. Perché i valori di zucchero sono così importanti? Partiamo brevemente da questo aspetto. Il glucosio rappresenta una delle principali fonti di energia per le cellule del corpo. Dall'altra parte invece c'è l'insulina, un ormone prodotto dal pancreas che facilita l'assorbimento di glucosio da parte delle cellule, consentendo loro di utilizzarlo come carburante. Questo per le diverse funzioni metaboliche. Questo meccanismo assicura che i livelli di glucosio nel sangue rimangano entro un certo intervallo ottimale e questo è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo. Entriamo però più nel pratico. Quando fai le analisi del sangue e leggi glicemia o glucosio, quel numero, di solito espresso in milligrammi decilitro, indica proprio i quanti milligrammi di glucosio sono dentro un decilitro di sangue. Ora, più che la definizione tecnica, ci interessa sapere se quel valore è nella norma oppure no. Vediamo quindi qualche numero di riferimento in modo semplice e concentriamoci per partire sulla glicemia a digiuno. Se al mattino prima di far colazione, ovvero quando vai generalmente a fare gli esami del sangue, la tua glicemia è tra 60 e 99, parliamo generalmente di glicemia normale. Poi però c'è una zona di confine, diciamo così, una zona in cui la glicemia non è più proprio normale, ma neanche così alta da parlare già di diabete. In questo caso parliamo di prediabete, ovvero quando la glicemia a digiuno si trova tra 100 e 125. Ma cosa significa questo in pratica? Significa che lo zucchero nel sangue è un po' più alto del normale, probabilmente perché c'è già una certa insulinoresistenza o un deficit iniziale di insulina e che quindi hai un rischio maggiore di sviluppare diabete in futuro. Il prediabete però non deve essere visto come una condanna, ma più che altro come una un'opportunità per correre ai ripari prima che si instauri il diabete vero e proprio. E poi appunto parliamo di diabete quando la glicemia a digiuno, ovvero quella del mattino prima di fare colazione, è maggiore o uguale a 126 mg decilitro, riscontrata però in almeno due occasioni distinte. Ora, perché bisogna tenere sotto controllo questi valori? Perché lo zucchero nel sangue costantemente alto nel tempo può danneggiare vari organi. In particolare la glicemia alta per mesi o anni può danneggiare i vasi sanguigni, sia quelli grandi come le grandi arterie, portandoci ad esempio a un maggior rischio di infarto e di ictus, sia i vasi più piccoli, provocando problemi agli occhi, problemi ai reni, ai nervi e così via. Per cui tenere la glicemia nei valori normali significa andare a prevenire tutto questo. Però al di là di questi tecnicismi è importante capire come può cambiare la vita quotidiana nel momento in cui viene diagnosticato il diabete. Ne abbiamo già parlato in un altro video, ma credo sia un tema davvero importante su cui riflettere. Al di là degli aspetti relativi alle modifiche da adottare, di cui parleremo più avanti, vorrei proprio concentrarmi sull'impatto quotidiano pratico. Convivere con il diabete spesso significa dover assumere farmaci ogni giorno. In molti casi i primi farmaci prescritti sono delle compresse. In alcuni casi però col tempo potrebbe essere necessario aggiungere
altri farmaci o passare alle iniezioni. Dovrai ricordarti di prendere i farmaci, dovrai ricordarti di farteli prescrivere nel momento in cui stanno per finire e così via. Quindi sarai vincolato all'assunzione di medicine. Un'altra abitudine che diventa parte della routine è il monitoraggio dei livelli di zucchero nel sangue, ovvero utilizzare a casa un piccolo apparecchio portatile chiamato glucometro che permetterà di capire i livelli appunto della glicemia. Avere il diabete significa anche dover fare più attenzione a certi controlli di salute da dover programmare, come ad esempio il controllo dal cardiologo, il controllo della vista e così via. Quindi diciamo che con una diagnosi di diabete la tua vita può cambiare e c'è un notevole impatto sociale e psicologico. Questo è un punto spesso trascurato ma molto importante. Alcune persone ovviamente si sentiranno sopraffatte o avranno paura di non poter più fare una vita normale. Quello che voglio dire in realtà è che è normale avere queste sensazioni all'inizio, ma vi assicuro che con il tempo la gestione diventerà progressivamente più fattibile e soprattutto i risultati non tarderanno ad arrivare. Quello che ci siamo detti finora dovrebbe essere di per sé già sufficiente a farci invertire la rotta, ma in realtà, pur essendo informazioni già note, i numeri ci dicono esattamente il contrario. I casi di diabete sono in drammatico aumento. Ti do qualche dato per capire la portata del fenomeno. Si stima che nel mondo oltre un adulto su 10 abbia il diabete. In Italia negli ultimi 30 anni i casi di diabete sono raddoppiati e oggi abbiamo circa 4-5 milioni di persone nel nostro paese affette da diabete, molte delle quali sopra i 50 e 60 anni. E purtroppo tante persone hanno un diabete non diagnosticato, ovvero non sanno di averlo. Ma cosa ha portato a tutto questo? La risposta non è né scontata né facile e dovremmo parlare sia di aspetti economici ma anche di aspetti sociali e psicologici. Una spiegazione facile potrebbe essere trovata andando a valutare ciò che mangiamo e come ci muoviamo. Però la situazione in realtà è molto più complessa. Alcuni dei fattori che stanno determinando questo aumento dei numeri non sono sotto il nostro diretto controllo. Basti pensare all'invecchiamento della popolazione. Qui possiamo oggettivamente farci poco. La prevalenza delle malattie croniche, come appunto il diabete, tende ad aumentare all'aumentare dell'età. Tuttavia, se vogliamo realmente avere una visione ampia del problema, dovremmo ragionare di tanti altri aspetti, come sul modo di vivere frenetico del mondo contemporaneo, sulla mancanza di tempo per dedicarci alla cura personale e alla prevenzione, alla scarsa capacità di poterci dedicare ad aspetti come la qualità del sonno, la qualità dell'attività fisica e così via. Pensiamo ad una giornata tipo, ci svegliamo e magari ci spostiamo in auto o con i mezzi. Siamo seduti in ufficio al lavoro per ore e mangiamo male nella pausa pranzo, spesso di fretta. Torniamo a casa e spesso la stanchezza ci fa solo venir voglia di rilassarci sul divano. L'attività fisica, quella che un tempo era incorporata nella vita quotidiana, oggi deve essere quasi programmata a parte e molti per mancanza di tempo, di energia, ma anche per mancanza di voglia, finiscono per farne poca o nulla. Questo stile di vita rappresenta il terreno fertile per il diabete di tipo 2. C'è però forse anche un altro aspetto che dobbiamo considerare, ovvero noi oggi siamo più bravi a diagnosticare il diabete. Molte persone in passato convivevano con la malattia senza saperlo. Oggi scopriamo prima e più frequentemente i nuovi casi e siamo in grado di scovare più casi di diabete anche perché negli anni i test sono migliorati. Uno di questi è il test dell'emoglobina glicata. Ma perché questo valore è così importante? E come si differenzia rispetto alla glicemia a digiuno di cui abbiamo parlato poco fa? Allora, immaginiamo la glicemia a digiuno come un valore in movimento. Ci sono alti e bassi continui durante la giornata, a seconda di quando e cosa mangi, di quanto ti muovi e così via. Misurare la glicemia con il glucometro, quindi è come andare a scattare una foto in un preciso istante. Ci dice per esempio che adesso la tua glicemia, ipotizziamo, è 120, ma non ci dice nulla su come era ieri o come era la settimana scorsa. L'emoglobina glicata invece è come se facesse una media di tutti i valori, dandoci un'idea appunto dei valori medi di glicemia degli ultimi 2 o 3 mesi. Nei vostri esami del sangue potreste vedere espressa l'emoglobina glicata con la dicitura HbA1c, con risultati espressi in percentuali o in millimoli su moli. Valori normali sono inferiori a 5,7% o meno di 39 millimoli moli,
Parliamo invece di prediabete per valori di glicata compresi tra 5,7% e 6,4% o tra 39 e 47 millimoli su mole, oppure parliamo di diabete per valori maggiori o uguali a 6,5% o valori maggiori o uguali a 48 millimole su mole. Attenzione però, perché questi valori sono validi nel momento in cui sto registrando questo video, quindi maggio 2025. Non è escludibile che nel corso degli anni ci possano essere delle leggere modifiche in base alla comparsa di nuove evidenze scientifiche. Per cui, ecco, quando considerate i limiti, i valori normali, ecco, cercate di mantenere sempre una certa elasticità, perché questi valori nel tempo, in base alle nuove evidenze scientifiche, potrebbero modificarsi. Quindi l'emoglobina glicata è un parametro cruciale sia per scoprire il diabete sia per tenere sotto controllo chi ce l'ha. Però fino ad ora abbiamo parlato di test, di esami del sangue, ma come facciamo ad accorgerci se abbiamo la glicemia alta senza dover ricorrere degli esami del sangue? Ci possono essere dei segnali che il nostro corpo ci manda? Questo video è rivolto principalmente a persone dai 40 anni in su e quindi ci stiamo concentrando sul diabete di tipo 2. Ci sono delle differenze grosse rispetto a quello che si può osservare invece nel diabete di tipo 1, che per semplificare appunto è quello dei giovani. Il diabete di tipo 2 ha una caratteristica insidiosa. Nelle fasi iniziali può essere praticamente asintomatico. Molte persone vivono per mesi o anni con glicemie leggermente più alte del normale, senza accorgersene minimamente. Magari si sentono un po' più stanche o notano di aver preso qualche chilo, ma nulla che faccia subito pensare oddio potrei avere il diabete. Detto questo, quando la glicemia supera una certa soglia e rimane alta a lungo, il corpo comincia a dare dei segnali un po' più chiari. I sintomi classici del diabete non controllato sono infatti la sete eccessiva e la sensazione di bocca secca. Se noti che hai ad esempio sempre sete, anche bevendo normalmente, e se la notte ti svegli per bere acqua perché senti la bocca arida, disidratata, potrebbe essere un segnale. Direttamente collegata alla sete c'è la sensazione di minzione frequente. Questo perché bevendo molto ovviamente urini molto, ma nel diabete in realtà c'è qualcosa di più. I reni filtrano il sangue e quando la glicemia è troppo alta cercano di eliminare il glucosio in eccesso attraverso le urine. Lo zucchero però si porta via acqua con sé, quindi produci più urina del normale. Il risultato è che magari vai in bagno a fare pipì tantissime volte al giorno e spesso anche di notte. E poi c'è la fame eccessiva, ti capita di mangiare ed avere nuovamente fame dopo poco tempo, come se non ti saziassi mai. Questo è un altro sintomo possibile del diabete non controllato. Poi paradossalmente c'è la perdita di peso inspiegabile. Questo sintomo è più tipico in realtà del diabete di tipo 1, ma in caso di diabete di tipo 2 molto avanzato e scompensato può presentarsi. Nonostante mangi molto, perdi peso perché l'organismo non riesce ad utilizzare lo zucchero e comincia a, diciamo così, a digerire i tessuti per ottenere energia. Ed un altro aspetto è la lenta guarigione delle ferite e le infezioni frequenti. Il diabete infatti indebolisce il sistema immunitario e va a rallentare i processi di riparazione dei tessuti. Così potresti ad esempio accorgerti che un piccolo taglietto sul piede, una piccola ferita, impiega un'eternità per guarire. Oppure hai spesso infezioni, come ad esempio candida o infezioni delle vie urinarie e così via. Diciamo che questi sintomi si hanno quando la glicemia è molto alta, già probabilmente per diverso tempo. Sarebbe meglio intercettare ovviamente la malattia molto prima attraverso gli esami di cui abbiamo parlato poco fa. Bene, prima di proseguire con i prossimi punti, lasciatemi dire un paio di cose. Se state trovando questo video utile, mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto condividete questo video con una persona a voi cara. Sono due semplici gesti ma che per questo progetto potrebbero fare molta differenza e mi aiuterebbero a produrre sempre più video utili. Passiamo dunque a una delle sezioni più importanti di questo video. Come possiamo prevenire il diabete di tipo 2 e come possiamo gestirlo se ci è già stata fatta questa diagnosi. È qui che possiamo fare davvero la differenza, perché come abbiamo già visto, la maggior parte dei casi di diabete di tipo 2 sono strettamente legati allo stile di vita. Quindi intervenendo sul nostro stile di vita possiamo evitare o comunque rimandare l'insorgenza di questa malattia. Le armi della prevenzione sono fondamentalmente tre e su ognuna di esse abbiamo dei piccoli dettagli che possono sfuggire ma che non dobbiamo assolutamente trascurare. Alimentazione, attività fisica e gestione del peso.
Vediamole una per una nel concreto. L'alimentazione sana ed equilibrata è alla base di tutto. So che mangiare bene può sembrare un consiglio generico, ma proviamo a renderlo un po' più pratico. Per prevenire il diabete e in generale per star meglio dovremmo ridurre gli zuccheri semplici. Ciò significa limitare il consumo di bevande zuccherate come bibite gassate, tè confezionati, succhi di frutta, i dolci, le caramelle, i prodotti da forno con farine bianche raffinate, cornetti, biscotti industriali e così via. Non vuol dire ovviamente eliminarli del tutto, ma devono tornare ad essere delle eccezioni e non la regola quotidiana. Scegliere tra virgolette dei carboidrati di qualità, quindi carboidrati complessi che tradotto nel pratico significa preferire pane, pasta e riso integrali ed abbinare i carboidrati sempre con delle fibre, quindi con delle verdure e anche con delle proteine magre. Solo a titolo d'esempio, un piatto di pasta integrale con delle verdure, a seguire un petto di pollo, conterrà già tutti i macronutrienti che ci siamo detti finora. La verdura ovviamente non deve mancare mai, sia a pranzo che a cena. Questa perché è ricca di fibre, sazia e contiene poche calorie, ed anche la frutta ovviamente. Portiamo poi in tavola anche del pesce, almeno 2 o 3 volte a settimana. Ottimo ad esempio è il pesce azzurro, ma anche le carni bianche, i legumi e ovviamente riduciamo le carni rosse e i salumi. E come condimento utilizziamo l'olio extravergine d'oliva. Questo è un grasso tra virgolette sano, ovviamente anche in questo caso dobbiamo evitare l'eccesso. Però ecco, non si tratta solo di ragionare su cosa mangiare, anche l'approccio mentale al cibo è importante e forse addirittura lo è di più. Per cui occhio alle porzioni, infatti anche i cibi sani, ma se consumati in eccesso sono ovviamente un problema. Un trucco può essere usare piatti più piccoli oppure riempire mezzo piatto di verdure, un quarto di proteine e un quarto con carboidrati complessi. In questo modo a spanne le proporzioni saranno già bilanciate. Ovviamente anche il mangiare lentamente e l'ascoltare il nostro senso di sazietà ci aiuterà a non fare ad esempio il bis quando non ce n'è davvero bisogno. Per riassumere tutto in poche parole, la dieta ideale per prevenire il diabete assomiglia molto ad una dieta a noi cara, ovvero la dieta mediterranea, che significa più cibi freschi e meno cibi industriali, più legumi e verdure e meno carne rossa, preferire il pesce azzurro ed utilizzare cereali integrali appunto e frutta. Insomma, non serve andare a cercare delle diete strambalate di tendenza, ma anche di dubbia utilità, oppure cercare integratori miracolosi. La differenza la fanno più che altro la costanza e la moderazione. L'altro pilastro è il movimento. Come abbiamo già accennato prima, l'esercizio fisico aiuta tantissimo a tenere lontano il diabete. Le linee guida consigliano almeno 150 minuti a settimana di attività fisica aerobica moderata, che possiamo tradurre in 30 minuti al giorno per 5 giorni a settimana. Può essere semplicemente camminare a passo svelto, fare jogging leggero, andare in bicicletta, nuotare, ballare, quello che preferiamo. L'importante è che ci piaccia in modo tale da avere più possibilità di essere costanti nel tempo. Io sono del parere che l'aspetto principale è quello di iniziare, per cui cerchiamo di non diventare eccessivamente severi con noi stessi e se ad esempio 30 minuti tutti i giorni ci sembrano troppi, possiamo iniziare tranquillamente con 15-20 minuti e poi piano piano aumentare nel tempo. Oltre all'attività aerobica sarebbe utile inserire 2 volte a settimana degli esercizi di forza muscolare, come ad esempio addominali, flessioni, l'utilizzo di piccoli pesi e così via. Questo perché avere dei muscoli più allenati migliora ulteriormente la sensibilità all'insulina e migliora ulteriormente il consumo di glucosio, oltre ovviamente a prevenire anche la perdita di massa muscolare che tende ad avvenire con il passare degli anni. Però anche qui, se non sei tipo da palestra, non preoccuparti, anche usare gli elastici a casa o salire le scale a piedi, tutte queste sono comunque attività utili. Questo per capire che non dobbiamo fissarci sulla tecnica o sulla perfezione, specie nelle fasi iniziali, perché rischiano di essere davvero controproducenti. E noi dobbiamo fare i conti anche con gli impegni quotidiani. Cerchiamo di integrare il movimento nei numerosi impegni di tutti i giorni. Ad esempio, iniziamo ad andare a piedi o ad andare in bicicletta e ad usare di meno la macchina o i mezzi pubblici. Se proprio non possiamo fare a meno di prendere l'autobus, cerchiamo di scendere qualche fermata prima. E se svolgi invece un lavoro d'ufficio, un lavoro quindi sedentario, ogni ora cerca di alzarti per camminare, fare stretching per 5-10 minuti.
l'interruzione della sedentarietà con gesti semplici come questo capisco che possono sembrare banali, ma in realtà hanno un impatto notevole sui valori di glicemia. E cerca di dormire a sufficienza. Capisco che può sembrare un aspetto slegato, ma in realtà il sonno influisce in maniera enorme sul nostro metabolismo. Chi dorme poco, per scelta o ahimè per un disturbo del sonno, tende ad avere un peggior controllo dell'appetito e una maggior resistenza all'insulina. Quindi cerca di dormire 7-8 ore per notte e di avere per quanto possibile degli orari regolari. E un altro aspetto sottovalutato è la gestione dello stress. Rallenta e trova delle tecniche di rilassamento che possono funzionare per te, come la passeggiata, la lettura di un libro, la meditazione e così via. Ci sono diverse tecniche, si possono scegliere quelle di nostra preferenza, ma ricordandoci comunque di dedicare del tempo al rilassamento. Anche una vita quindi mentale equilibrata fa parte della prevenzione del diabete. Se hai diversi fattori di rischio, per esempio la familiarità per il diabete, l'obesità importante, la sindrome metabolica, potrebbe valer la pena fare controlli più ravvicinati, ad esempio utilizzando gli esami che abbiamo visto prima, come la glicemia a digiuno, l'emoglobina glicata. Scoprire prima di avere questo problema si traduce in una maggiore efficacia di tutti i provvedimenti e di tutte le soluzioni di cui abbiamo parlato fino adesso. Però prima di arrivare alla fine del video vi chiedo un altro po' di attenzione per poterci concentrare su un altro aspetto cruciale. Infatti dobbiamo parlare di aspettative rispondendo a una delle domande più frequenti, ovvero dal diabete si può guarire? La risposta non è semplicissima perché dipende dal tipo di diabete e da cosa intendiamo per guarire. Provo a spiegarmi meglio, perché questo qui è un punto davvero importante. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di diabete di tipo 2, per semplificare quello degli adulti. Come abbiamo visto, il diabete di tipo 2 è strettamente legato a fattori come il peso corporeo, l'alimentazione. Quindi in alcuni casi, intervenendo drasticamente su questi fattori, si può ottenere una remissione. Ma che cos'è la remissione? È uno stato in cui la persona che aveva il diabete ora ha valori di glicemia completamente normali senza dover prendere farmaci. E come si ottiene questa remissione? Gli studi e l'esperienza clinica ci dicono che le situazioni in cui è più probabile sono quando si ottiene una perdita di peso significativa, seguita ovviamente in maniera scrupolosa da un professionista sanitario, e quando si interviene precocemente. Tuttavia è qui che è importante anche essere onesti. Non tutti i casi di diabete tipo 2 possono andare incontro a remissione. La maggioranza delle persone, pur impegnandosi, riescono magari a migliorare tantissimo, riducendo l'utilizzo di farmaci, abbassando i valori di emoglobina glicata, ma non riusciranno ad eliminare del tutto la malattia. Per cui il segreto è, come al solito, giocare in anticipo. Giocare in anticipo attraverso la prevenzione. E questo vale anche per un altro importantissimo problema di cui ho parlato in questo video. Ci vediamo al prossimo e come al solito vi mando un abbraccio.